Buongiorno amici bikers, mi sto recando alla concessionaria Triumph di Brescia. Oggi per gentil concessione di Francesco, il titolare, avrò per le mani la nuova Speed Twin 1200. Si dice che il suo potenziale è di gran lunga superiore all'immaginazione che fa scaturire il suo stile retro. La Triumph ha presentato questa nuova Roadster moderna dal look classico, promettendo di regalarci un'esperienza di guida da vera sportiva. Sarà vero? Vediamo come va dopo la sigla! Già affrontando le prime curve dimentico di essere a cavallo di una moto dallo stile classico. La mia prima impressione è quella di essere alla guida di una moderna neck sportiva. Subito nasce in me la voglia di portarla su di una strada particolarmente tortuosa. La triangolazione sella, manubrio e pedane è di buon compromesso per una guida rilassata avendo il pieno controllo del mezzo. La sella è adeguatamente imbottita per poter stare seduti un tempo sufficiente a percorrere svariati chilometri. Come si evince, non c'è nessuna protezione dall'aria. Su questo modello è giusto poter godere a pieno l'esperienza di andare in moto vecchio stile. Nelle manovre di sorpasso, anche in sesta marcia e alle basse velocità, il motore riprende prontamente senza alcuna incertezza. Le vibrazioni sono decisamente contenute, contribuendo al comfort di marcia. La frizione a coppia assistita rende particolarmente morbido l'azionamento della leva. Le cambiate sono agevolate da una spaziatura ridotta e precisa. Con un'andatura turistica su strade extraurbane, il consumo medio effettivo è di 22-23 km per litro. Sono quasi giunto ai piedi della Malegno Borno. Presto avrò modo di confermare o meno la mia prima impressione. Nonostante l'ottimo bilanciamento generale della moto, alle prime curve mi trovo impreparato all'eccessiva agilità offerta da questa ciclistica. Con una manata di gas, spesso devo contrastare il suo voler scendere in piega troppo velocemente. Trovo il miglior feeling facendola scorrere nelle curve senza chiudere l'acceleratore, piuttosto che arrivare d'ingresso più velocemente con il freno anteriore pinzato. L'handling mi ricorda quella della Speed Triple 1050R. Per chi volesse un comportamento della moto meno reattivo, consiglierei dei pneumatici più stradali in alternativa ai Metzeler Resetec RR di primo equipaggiamento. L'avantreno è sostenuto dalle sospensioni Marzocchi a steli rovesciati da 43 mm con una corsa di 120 mm. La molla è piuttosto rigida e molto frenata nel ritorno. Nessuna personalizzazione è possibile per la mancanza dei registri idraulici e del precarico molla. La cosa è per me irrilevante, considerando che l'inclinazione del canotto di sterzo è di soli 22,3 gradi, sono convinto che una loro diversa taratura penalizzerebbe il comportamento dinamico della moto. Al posteriore ci sono due ammortizzatori con molla progressiva ed escursione di 120 mm. Solo il precarico della molla è possibile, ma con qualche difficoltà. Una volta trovata l'intesa,
con la Speed Twin ci si può divertire senza compromessi. Il poderoso bicilindrico da 1200 cm3 dalla coppia esuberante, con i suoi 100 cavalli, regala emozioni a ogni apertura del gas. Velocemente sale di giri facendomi arrivare rapidamente alla curva successiva. Il compartimento freni è di altissimo livello. Sull'anteriore ci sono due pinze Brembo M50 ad attacco radiale che mordono due dischi da 320 mm. La pompa e il serbatoio di compensazione separato come sulle moderne Super Sport. Sul posteriore c'è una pinza Nissin a due pistoncini che morde un disco da 220 mm. La potenza frenante è quella giusta ed è perfettamente modulabile. I consumi da me riscontrati su questo percorso sono soddisfacenti. Nonostante il maggior sfruttamento del motore, non sono scesi al di sotto dei 17 km per litro. Percorrendo un tratto di tangenziale cerco di leggere le informazioni presenti nei riquadri posti nel tachimetro o nel contagiri. Le informazioni sono davvero troppo piccole per me che non possiedo una vista perfetta. Per una migliore visibilità della bellissima strumentazione analogica avrei preferito un posizionamento più vicino al manubrio e più inclinato verso lo sguardo del pilota. I blocchetti dei comandi al manubrio sono semplici ma funzionali. A mio avviso, il loro look si integra piuttosto bene allo stile della moto. Ora è la volta di capire come va la Speed Twin nel traffico della città. Il baricentro basso nasconde alla mia percezione i 216 kg di peso. La sua reattività in manovra, grazie anche all'avancorsa di soli 91,5 mm, consente di muoversi in maniera disinvolta nel traffico cittadino. Considerando che la sella è posizionata a soli 809 mm da terra, risulta agevole appoggiare i piedi saldamente. Superando le imperfezioni delle strade della città, percepisco una risposta secca all'avantreno. Gli ammortizzatori posteriori copiano decisamente meglio le asperità dell'asfalto. Il calore che emana il motore alle basse andature non infastidisce in questa giornata di circa 20 gradi centigradi. La ventola di raffreddamento del radiatore, però, deve comunque fare gli straordinari a ogni fermata. Gli scarichi in acciaio inox non infastidiscono perché posizionati molto in basso rispetto alle gambe. Lo spazio a bordo non manca. La sella lineare facilita il trovar posizione. L'imbottitura potrebbe essere di poco migliorabile. Le gambe non sono troppo raccolte per il pilota e passeggero. La strumentazione di notte è sufficientemente illuminata. Con l'oscurità risulta a me più facile leggerne le informazioni. Nonostante le grandi dimensioni della parabola del proiettore anabagliante, la visibilità offerta dalla lampada alogena è ampia ma non sufficientemente forte. Durante la mia breve gita notturna mi fermo ad ascoltare il suono cupo che gli scarichi fanno, rompendo il silenzio della notte. Se ancora mi state seguendo in questo video, di certo vi sarete fatto un'idea di quali emozioni è in grado di regalare questa motocicletta decisamente pepata. Come sempre vi invito ad andare dal concessionario per poterla provare e di scrivere nei commenti la vostra opinione. Un saluto da Jumbo Test e alla prossima!